Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del Capricorno o ascendente Capricorno oppure Luna o Venere in Capricorno. Andiamo a vedere come stanno le energie dei prossimi giorni. Vediamo Capricorno. Come stanno le energie nei prossimi giorni? Vediamo. Spingersi al limite, ti darai conto di qualcosa e ti lanci. È tempo di fare un sonnellino. Ah, ci possono essere dei dubbi. Essere imparziali. Allora, queste carte sono un po' antisonanti, nel senso mi stanno dicendo che è tempo di prendere una decisione, perché la giustizia entra in merito nella tua vita in questi giorni. Le cose si fanno giuste per te, ti darai conto di qualcosa, ti lanci in qualcosa. È tempo di fare un sonnellino, è una carta più ferma, più di riposo, relax. Adesso andiamo a vedere di che cosa si tratta. Perché qua c'è qualcuno che spinge, puoi essere tu, cioè a fare un salto di fede, a lanciarsi in qualcosa, e qua c'è qualcuno che fa silenzio. O è una situazione statica, ferma. E può essere imparziale, mi parla della giustizia che entra in merito a tuo favore in questi giorni e ti porta a ciò che meriti. Vediamo di che cosa parlano, di che cosa stanno parlando. Secondo me fai qualcosa e poi stai a guardare cosa arriva. E quello che fai, siccome è un salto di fede, ti porta a buone notizie. Cioè fai tu qualcosa in situazioni ferme, non lo so di che si tratta, vediamo. Sospingersi al limite, l'unione, prendi una decisione importante qua, non so di che si tratta, è tempo di fare un sonnellino, 10 d'inverno, questo 10 di spade, su essere imparziali, asso d'inverno, asso d'inverno è l'asso di spade. Ricevi comunicazioni per giustizia, anche un inizio per giustizia. Qua c'è una situazione ferma che finisce, perché tu prendi una decisione importante per te stesso, per te stesso. Qua si risolvono delle difficoltà, ti togli un peso dalle spalle, fine di una dipendenza. Vediamo di che cosa parlano i tarocchi, interessante. Vediamo spingersi al limite e l'unione. Spingersi al limite sull'unione. Cosa mi parla spingersi al limite all'unione? Mostratemi, maestri, di cosa parlano queste due carte. Spingersi al limite all'unione. Paggio di bastoni. 10 di coppe, qua c'è un invito, può anche essere un invito di un'amica, di un amico, c'è un invito, e di nuovo il Papa. Qua vedo che c'è una persona che ti supporta, una persona che ti vuole molto bene, che ti supporta, una persona ferma nelle idee, nelle posizioni. Cos'altro? L'appeso, una persona molto saggia qua, che ti aiuta a fare qualcosa, non so cosa. L'otto di coppe. Qua c'è una persona molto saggia che ti aiuta a prendere una decisione. Una decisione. Può essere un amico, un'amica importante, una persona molto saggia che ti aiuta, ripeto, a prendere una decisione. Tre i denari, credo che sia in ambito lavorativo questa decisione che ti aiuta a prendere questa persona. Poi 10 di bastoni, asso di bastoni, ti aiuta a prendere una decisione pesante per avere un certo tipo di successo, non so a cosa si riferiscano.
Forse ti dà anche dei, siccome l'appeso è anche, può essere anche la malattia, una situazione che rende fermi, ok? Può essere anche una persona che, che ti dà un supporto, un sostegno per uscire fuori da una certa condizione di fermo, che può essere anche un tipo di malattia, una persona che ti... e tu ti svegli con questa cosa. Non so chi sia questa persona. Forse il segno del Toro, Ariete, Leone e Sagittario abbiamo qui. E Pesci. Dove va l'otto di coppe? 10 di spade. Qua c'è una persona che ti aiuta a superare un momento particolare e difficile. Non so chi sia. Gli amanti, due i denari. Un momento difficile può parlare di qualsiasi cosa. Vediamo l'appeso di cosa parla. Il 5 di denari. Può essere sul lavoro, comunque, sul lavoro. Quindi c'è una persona che ti aiuta a sopportare un momento difficile e a farti o una situazione di carenza che hai vissuto e andare incontro alla fine di una situazione di dipendenza o di difficoltà che hai avuto. E c'è questa persona che ti supporta, ti aiuta. Ripeto, non so chi sia, ok? Ok, vediamo un po' l'altra. Vediamo. È tempo di fare un sonnellino 10 di spade. Abbiamo visto che è uscito anche lì 10 di spade. Mostratemi. Chiariamo, è tempo di fare un sonnellino 10 di spade. Mostratemi. Regina di bastoni. Il diavolo. Il giudizio. Mm. 9 di bastoni. Ah, 3 di bastoni. Non ti ferma più nessuno. 5 di spade, la temperanza, 8 di spade, non ti ferma più nessuno. Tu sai di avere molto potere, però delle situazioni ti hanno bloccato, ti sei resa conto, ti sei reso conto che delle situazioni ti hanno bloccato. Tu sai di avere molto potere. Mm? Ti sei interfacciata molto o interfacciato molto con il tuo mentale, con la parte mentale, con l'ego, per ottenere delle cose. Questo non ti ha, 10 di spade, non ti ha dato dei grossi risultati, anzi tutto l'opposto. E adesso quindi cosa fai? Io ti vedo adesso aprire nuovi orizzonti con la consapevolezza del tuo potere personale. Però attenzione all'ego perché non ti ha fatto, ti ha fatto spesso dei giochi, degli scherzi un po' così. Ti sei data conto che l'ego lo devi mettere da parte e quindi l'apertura a un nuovo cammino grazie ai frutti del lavoro svolto internamente. Questo ti apre la strada, lo scenario e nuove opportunità. Dove va il 3 di bastoni? La regina di spada, a prenderti quello che vuoi con determinazione, con le idee chiare, lucide, senza più sostare nei regni egoici, diciamo. Ci può essere stata anche una persona che ti ha... Vedo la figura di una donna. Vedo la figura di una donna che ti sei resa conto che è una persona che mette dei limiti con te. Dei limiti, magari c'è silenzio con questa figura di donna. Io leggo l'energia, poi le adattate. E che cosa fai tu? Cosa fai? Tu volti le spalle completamente a questa situazione che ti ha tenuto un po' soggiogato o soggiogata e ti apri a nuovo con le idee chiare, mettendoti alle spalle tutta una situazione di rimuginare su alcune cose che questa donna ha causato, che è il tramite del divino sempre, no? Il mondo, 5 di bastoni, infatti litigi o incomprensioni con questa donna, questa persona che ti ha attratto molto sessualmente, soprattutto se sei uomo, insomma se ti piace la donna, ok? Di cosa mi parla il diavolo? L'asso di denari. Una persona che ti ha promesso e poi però non ha mantenuto, perché andava e veniva il matto e tu invece magari eri innamorato. Sì, diciamo che il sonnellino l'hai fatto, adesso ti riprendi quello che vuoi.
Va bene, qua abbiamo i segni dell'Ariete, Leone, Sagittario, Capricorno, come te, Acquario, Gemelli, Bilancia. Mm, ok, andiamo a vedere ancora. Essere imparziali, asso di spade, mostratemi. Essere imparziali, asso di spade, asso di inverno. Mostratemi. Chiariamo queste carte. Essere imparziali, asso di inverno, mostratemi. Paggio di spade, 6 di denari, la torre. Qua vedo una torre con una persona che non si è comportata bene, non ti ha dato il giusto. O ci può essere in questi giorni, ma io credo che qua si risolva qualcosa rispetto a una persona, paggio di spade, 6 denari, la torre, una persona un po' ambigua che non ti ha dato il giusto, non si è comportata bene. C'è torre qua in mezzo. Cos'altro? Il diavolo? 3 di spade. Qua c'è una persona che ti ha ferito, che non si è comportata bene, può essere chiunque, mi parlano di un paggio di spade, può essere chiunque, non so in che tipo di... che ti ha dato del dolore però. Come se ripensassi a questa persona, a questa circostanza che o non ti ha dato il giusto a livello economico, anche, si è comportata male, si è rivelata una persona più falsa, insomma c'è qualcosa che tu guardi, questa rottura, questo che ti mette un po' sulla difensiva rispetto alla vita o alle questioni di denaro, di lavoro in genere. E poi qua c'è un 3 di spade, mi parlano di un dolore qua. 9 di bastoni, tu stai molto attento a quello che viene in futuro proprio perché per non essere ingannato, insomma. Fammi mettere altre. Comunque giustizia arriva per te, mi dicono. 2 di bastoni. 8 di denari sul lavoro. Paggio di bastoni. 3 di coppe. 4 di bastoni. Non lo so se fai pace con questa persona, io credo di sì. Fai pace con questa persona o comunque sia, è possibile, io qua vedo celebrazione, le cose che ritornano a stare bene. Questa persona ti chiede un incontro, credo, eh? O una persona che non ti ha pagato sul lavoro, mi spiego? Vedo che è tempo di decisione, di decidere cosa fare nei confronti di questa persona. Vedo che la giustizia entra in merito in tuo favore e c'è una nuova opportunità, ok? Qua abbiamo i segni come te del Capricorno, anche Bilancia, Ariete, Leone, Sagittario e Acquario, Gemelli, ok? Ok, vediamo un po'. Siccome non mi hanno parlato dell'amore tanto, vediamo un po', o meglio, comunque si sono soffermati su altro a più linee più ampie. Vediamo cosa accade nell'amore nei prossimi 3-4 giorni, Capricorno. Paride, abbiamo una persona che va alla conquista. È una persona forse un po' più giovane di te, oppure una persona che ha un carattere molto un po' un principe, non è un re, no? È Paride, il conquistatore, un po' il conquistatore, anche magari poco affidabile per alcuni, dipende come approccia la vita, però c'è un conquistatore qua, c'è qualcuno. Oppure può essere questa la tua stessa energia se sei uomo, che ti vedo ringalluzzire, non so come si può dire, ok? Vediamo un po'. Cosa ci raccontano i tarocchi? Mostratemi su Paride, amore, Capricorno. Il diavolo, eccoti qua. La torre, abbiamo avuto una torre o possiamo avere una torre qua? Eh sì, l'ha appeso, vedo che l'amore è fermo, abbiamo avuto una torre o possiamo avere una torre in questi giorni. L'amore è fermo, diamanti. Come dicono che l'amore è fermo, si è rotto qualcosa, proprio si è chiusa una situazione qua, c'è l'appeso.
Vediamo ancora. Amore. Paggio di denari. E la morte. Senti, io qua vedo che c'è una proposta. Paggio di denari, c'è qualcuno. La morte mi parla di qualcuno che offre un cambio, che ti offre un cambio a livello emozionale, oppure semplicemente è la stessa persona che ti offre un cambio. Qua vedo che c'è tutto fermo, qua la luna, un po' di paure tue nel non saper cosa fare, denaro, denaro, lavoro. Ehm, Cosa porta la morte? Sì, c'è una chiamata da parte di qualcuno, il giudizio, una rinascita. Di cosa è questa paggio di denari, cosa ci offre? 9 di coppe. Guarda, io non so tu come approccerai a questa persona. Questa è una persona che può essere una persona, fare una scelta, una persona un po' più egoista, un po' più, mi spiego, se in relazione amorosa. Altrimenti qua io ti vedo uscire con degli amici e riprenderti in mano il tuo valore personale. Perché non, è come se qua c'è la rottura con qualcuno, una situazione un po' più forte in amore, un po' più pesante. E vedo che o un amico ti propone di uscire, un'amica, qualcuno, e vedo che avviene un cambio, una trasformazione, ti riprendi il tuo vigore e puoi incontrare una persona nuova, però questa persona ha molto amore di sé. Mm? Oppure può essere la stessa persona che ti propone un invito, però è una persona che comunque è un po' più immatura dal punto di vista emozionale, ok? Vediamo cosa ti dirà questa persona con i miei oracoli, lui, lei, per tutte le ragazze nuove che non ce li hanno ancora e poi me lo chiedono, sono disponibili sotto l'info box in descrizione. Ora baciami stupida, sì, è una persona che è molto sicura di se stessa. È una persona molto sicura di se stessa, cos'altro? Io ti stupirò, molto sicura di se stessa, c'è una persona molto sicura di se stessa che ti stupisce. Vediamo cos'altro. Non conosco altra ragione di amarti che amarti. È una persona che non te lo dice però, che ti ama o che è una persona più chiusa in sé, perché è molto più immatura di te. Mi spiego? A te ti vedo molto saggia, molto saggio. Fatto sta che qua c'è una persona che può rompere il ghiaccio facendo anche finta di niente. Va bene? Molto divertita, molto così. Poi ognuna di voi sceglie, no? Sa, ok? Quindi, detto questo, ragazzi miei ragazzi, queste sono le energie per i prossimi 3-4 giorni. Io ti ringrazio, ti abbraccio profondamente, noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che tutti gli dei ti benedicano. Mua!